Salve ragazzi e ben arrivati su un'altra nuova puntata del Calice Nero. Saluto Ametista, la mia fida collaboratrice che Ciao a tutti. Grazie mille della tua disponibilità. Allora, oggi è una giornata abbastanza pesantuccia, perché ieri purtroppo, vi diciamo, è morto Francesco Fallico, di Facciamo Valere Metal Italiano e The Night Living Dead, in un incidente stradale. Quindi noi saremo vicini completamente alla famiglia. E se ci ascolti, Francesco, grazie di tutto il supporto che hai dato verso il canale e che hai dato all'azienda e tutto. Veramente sei stato un grande e rimarrai sempre nei nostri cuori. Allora, Ametista, ripeto, grazie di cuore veramente per la tua preziosa collaborazione, perché per me Grazie a te. è veramente grandissima. Ok, oggi andiamo a presentare chi, Ametista? AntiChristian. Perfetto, lo chiamiamo. Eccolo qua. Welcome. Ehi. Allora, benvenuto sul Calice Nero, AntiChristian. Thank you very much per l'intervista e per noi è un grandissimo onore averti sul canale. Thank you very much for accepting to do this interview. We are so happy to have you here, and let's start with the interview. Let's start. Perfetto. Allora, AntiChristian, ai tempi odierni di oggi, quanto è complicato creare dei pattern diversi rispetto al passato, quindi avere quell'aspetto di originalità. How is it difficult nowadays to create some new patterns, a new music style, compared to the past years of your music career? I don't think it's that difficult. It's just everything I do is kind of my own creation. Aspetta, depends what band I do, but don't always do my style, except for Dutch Wagon. Actually, it's the only band I make music on the drums first, and then the guitarist makes the music afterwards. Kind of different way to work. Ok, so per lui non è tanto difficile perché ha sempre suonato la batteria e è sempre stata la sua passione, a parte per una band dove fa innanzitutto prima la batteria e la musica in primis. Poi non ho sentito bene perché è saltato una parte. Ok. Allora, continuiamo sempre sui pattern. AntiChristian, per favore, ci puoi dire che piatti, pelli usi, doppio pedale, quindi tutto il drum kit appunto from AntiChristian. Prego. Tell us about your drum kits. What kind of cymbal do you usually use? What do you prefer to play? I can try, and you can try to follow up, but I will try. When I'm out playing outside Norway, I never bring my own kit. I just have a rider, what I prefer. And but at home, when I do recordings, I usually use my Pearl Moss custom from early 2000. That's my preference in drums. You can take that first, and I can continue. All right. You don't have to remember everything. I will try. So, quando lui è fuori dalla Norvegia usa quello che c'è, se ho capito bene. Invece per registrare le sue cose usa il Pearl something, I don't remember. Pearl Master Custom MMX. Oh wow, thank you. That's more complicated to remember, but sì, lui solitamente usa quello per registrare in casa. Ok. But I'm a Paiste artist, actually, for Paiste cymbals. So I'd use that on everything I do, actually. And I have a cool endorser from Austria called ACD Unlimited Pedals. And then they're just magical. I got tips on those from Seth Langstret or something. He's the guy from Origin. And just fell in love with those pedals. Allora, per i piatti usa
il brand Paist Ok, poi. per i pedali ha un brand speciale, ACD Unlimited. ACD Unlimited. Yeah. E sì, questo. Ok. Poi And I have Scorpion percussion sticks from US. Mhm. e per le bacchette usa The Scorpions. Scorpions. Scorpion percussion from US. They make my drumsticks, Ah, and ok. they're made of weapon grade hickory, so they last long time. Prego, ametista. Che usa queste che sono fatte di un materiale specifico che è duraturo nel tempo. Ok, grazie mille. Allora, AntiChristian, potresti tu definirti un poeta, ma anche allo stesso tempo uno scultore? Nel senso, un poeta dipingere arte all'interno della poesia con le tue bacchette, e uno scultore usando le tue bacchette per creare una forma particolare della tua musica. So the question is, can you see yourself as a painter and a sculptor, which means that you use your sticks, your drumstick to paint your music, and the rest as a sculptor. Do you see yourself in this way? And maybe it's kind of when I play, it's just an extension of what I think will fit the music I'll do. So maybe it's the same thing, but I've never thought about it that way before. So everything is just spontaneous out from what I feel I have to do compared to the riffs, the music I do. I don't know if that was your answer, but it's quite similar. But I never thought about that way before. Don't worry, don't worry. So, la risposta di AntiChristian is che lui sì, diciamo della sua visione lo è. Lui si sente un po' un pittore e un po' uno scultore, però diciamo che non l'ha mai vista in questa maniera, quindi la sua risposta è stata sì, più o meno. Ok. E se ti chiedo quale scultore e che poeta vorresti essere, avresti in mente qualche nome che potrebbe delineare la vena artistica di AntiChristian? So, if you have to pick one artist, one painter or one sculptor, which one will you choose for represent yourself? What's his name again? This is Spanish guy, Dalì? Salvador. Huh? Salvador Dalì? Yeah, Salvador Dali. Everything's just fucked up. All right. Bella storia. Ok. Allora, AntiChristian, tu hai suonato, non so la pronuncia, i Doddswanger, giusto? Nei Doddswanger, Swanger. That's Hai right. suonato, perfetto. Allora, ho notato che hai una particolarità proprio nel suono, nel tuo modo di suonare. Come sei riuscito a creare quella timbrica proprio batteristica, cioè proprio in maniera completamente diversa rispetto alle altre band? Ok, blast beat va benissimo, però sei riuscito a creare quella melodia nella batteria. Non so come sei riuscito. C'è qualcosa di particolare quando entri nel mood della batteria, nel mood artistico e ti lasci completamente andare? That's Vabbè, long. comunque So, Oh, um, regarding the band, you create a particular sound that is really different from your previous music and your previous band. So, which is the main different? Which is your main inspiration for this kind of drums? for the drums in Drum. Dutch song, it's quite. I make all the drums for the music first, or the guitars and everything, and I just go in the studio and find a tempo, and then just play what's coming to my brain, then and then from my inspirations from all over.
what a different way to make music, and I think it's pretty cool actually. But then you hear me actually as a metal drummer, what I would do for a song without hearing any music. Ok, la risposta è stata che in questa particolare band lui ha usato una tecnica che nelle altre band non ha mai usato, ossia registrare prima la batteria e poi il resto. E quindi diciamo che questa è stata la particolarità per questa band. E anche lui entra nello studio e si sente quella musica e quindi la registra. È proprio un suo modo di esprimere la musica. Tu vuoi chiedere qualche cosa, Ametista? Qualche domanda che ti viene spontanea? My question? All right, so I don't have any. I'm more curious about your past. How long have you been playing the drum? Oh, yeah. How old am I? I've been playing drums for 38 years. Mm-hmm. I started out in. Didn't start playing black metal until '99 actually. Okay. Started out in technical death metal and jazz and big bands. Lots of different influences. Ok. La mia domanda è stata... Oh, sorry. You can start Go ahead. there. You can start there. All right. Allora, la mia domanda è stata da quanto tempo suoni la batteria? E la sua risposta è stata quanti anni ho? E quindi lui ha detto che in realtà non ha mai iniziato veramente col black metal, ha iniziato con dei generi un po' più soft come il jazz, rock e cose così, per poi arrivare al black metal. Ha iniziato solo nel 1999 il black metal, se non sbaglio. Ok, quindi hai dato un input alla prossima domanda di Christian. Quindi hai suonato jazz anche. All'interno del jazz, quanto è complesso e difficoltoso anche nel suonare questo genere e trovare una tecnica diversa dalle altre sfumature dal jazz, cioè il jazz, il free jazz, quindi creare quel mood, creare quella sintonia artistica, proprio la diversità. So, since you have been playing jazz, how is difficult compared to the other genre, and how do you think it's complex between all this jazz music pattern and metal? It's almost the same actually. That depends. Everything is. I feel how I can do that style of different musics, in what fits perfect to what I do. So the first album I played black metal drums was Kill for Satan with Shooter, and I just was asked 3 weeks before the recording, could you do the drums? Okay, I only listened to Immortal or something, and so that's me playing black metal without hearing black metal actually on the first Shooter album. Allora, la risposta è che è stata, diciamo, iniziato con gli Zuder, il primissimo album the first album? Was it the first album, right? The first Shooter album. Yeah, the first... I recorded in '99. Mm-hmm. Nel primo album degli Zuder nel 1999, è stato il suo primo, diciamo, black metal album e gli hanno chiesto di suonare black metal quando lui non sapeva esattamente cosa fosse black metal. Allora, AntiChristian, tu hai suonato anche progressive avant-garde, grindcore, giusto? Con i Beating to Death. Beaten È to una Death. band, ok, puntata di Oslo, se non ricordo male. Che ricordi hai di quella band? Che ricordi hai di quel suono? Perché cioè, sei un batterista abbastanza particolare, nel senso buonissimo, nel senso che ti adatti dal black al jazz al progressive. Come sei riuscito ad ampliare così tanto la tua mente? All right.
What do you remember from the past band, and what was your main inspiration, and how you were be able to change so much and still, doing good music and this kind of stuff? Yes, I don't. That was a long question, and I didn't hear everything. And my Italian is very bad, so So, we can do that and how we do stuff with that band. We record everything and we make everything live in the studio. Actually, we could tell them that first. hanno registrato tutto live nella prima band? Ok. Beaten to death, yeah. And how to jump from styles to styles. For me now it's just natural. Been doing that for so long. During the pandemic, the Corona shit, I recorded about 6 albums actually in 6 different styles. No, 5 different styles. Sorry. All right. Che lui oh, can you repeat again? Sorry, it's so long for me. Yeah. That's different styles. It's a kind of Okay. natural for me. Because I've been doing it for so long. All right. But like in the pandemic, Corona, I recorded about 6 albums. Yeah. In 5 different styles. All right. And it's just natural for me to play what I do on those albums when I hear the music. Except the drum, because I make the drums first. Che per lui è così naturale saltare da un genere all'altro che in realtà non se ne rende quasi più conto, se non per durante il corona, la pandemia. Lui ha registrato 4 volte con 5 generi diversi, quindi per lui è stato, diciamo, quasi naturale lo cambio di stile, il cambio di musica. Ok, vuoi chiedere qualcosa, Ametista? Di particolare, non so, ti viene... Which are your favorite drummers and why? My favorite is what's his name again? Maculata, actually. Vinicola aiuta. Yeah, because he's so diverse in everything he do. But still, you can hear it's him playing. Even if it's Jeff Beck or Megadeth or Sting, you can hear it's he's playing. And I like what's his name again? Simon Phillips is one of my favorites, and it's kind of different. I have so many. So in Norway, you have Kenneth Kapstad. He used to play live with 1349, but he plays so many styles, and it's just magical. I have so long. Fuck, you can see it's so long lists. Yeah. Io gli ho chiesto quali sono i suoi batteristi preferiti e perché, e lui mi ha risposto con tutti i nomi. Purtroppo non me li ricordo, ho una memoria da pesce rosso, Basta però li dire Vinicola aiuta. Basta Vinicola aiuta è il jazzista numero 1, che è il batterista che può suonare tutti i generi del mondo, che ha suonato anche con Vasco Rossi, con tanti anche, sia con il metal, sia con addirittura con musica normalissima. Visto che Ametista mi ha dato quest'altro input, che oggi è proprio, che era il riferimento proprio di influenza delle domande che mi vengono in mente, grazie anche a lei, se vado a chiederti quale sarebbe la jam session per AntiChristian a livello batteristico, quella più epocale, se li faccio 3 nomi: Jane Ogland, Dave Lombardo oppure Joy Jordison, rispettivamente Slayer, Death, Slipknot. Qual è la domanda esattamente? Quale jam session dovrebbe... Quale sarebbe, che tipo di jam session uscirebbe fuori
un qualcosa di apocalittico con questi 3 batteristi insieme a lui. Jam Go. session will see if you will play with the names that Alan said before. Yeah, but Gene Maybe- Hogan, Joe Jordan, and David Lombardo. Yes, Mhm. perfect. And Correct. what? With what? It's my choosing, or With you also. fuck? I think the most. You have to ask that question again. I didn't understand it. So, mi ha risposto che la domanda è stata un po' out of the blue, un po' complicata e quindi se la ripuoi perché Certo, non se ok. l'aspettava. Sì, ok. Allora, facciamo una cosa. AntiChristian sceglie 3 batteristi. Questi 3 batteristi sono Jane Oglan, Joy Jordison e David Lombardo. E dovrebbe creare una jam session. Creare una jam session, creare un genere al di fuori del metal però. Quindi al di fuori totalmente del metal estremo. Quindi creare un qualcosa di particolare. Cosa potrebbe uscire da tutto ciò, da queste 4 menti? If you mix all those people together, Yeah. also with you, what kind of jam session could end, and what kind of genre of music? Ooh. I hope it would be a new, exciting Fantomas album, because that would be fucking awesome. Gene Hoglan, I have lots of inspiration from him and all those 3 for in my drum style. I think, and a lot of Motorhead actually in my playing as well. But the genre or the music all those 3 would make with me, that's, yeah, Mr. Bungle album live with the man choir. Yes. You heard about the band Mr. Bungle? E la risposta di lui è stata che tutti e 3 i musicisti farebbero un buon genere. Non so bene come tradurla qua. I don't know how to translate that in English exactly, because the answer was really tricky. Yeah. But I would say the style will be a mix of Fantomas with Mike Patton, Mr. Ah, Bungle Phantom. and Mike Patton, and a kind of mix of Nile and Fate No More. l'hai capito. Think about, Okay. but it's kind of strange. Ok, quindi con con i Fantomas, altra band veramente stratosferica. Allora, AntiChristian, tu dovresti adesso, non in questo momento, dovresti prendere una cinepresa e creare un film, dare un nome al film attraverso il tuo modo di suonare la batteria. Che film uscirebbe? Che genere uscirebbe? All right. So, if you will have a camera and you need to record a movie, what kind of movie will you record mixed between your style of doing music and playing the drums? Oh, that's a difficult one, because I would never see myself on a camera in a way. So, probably Snuff from the 80s, where people are drinking coffee and drinking shots of absinthe. So very short movie. Sarebbe un film degli anni 80, un po' antico, dove la gente beve il caffè e l'assenzio, e sarebbe più che un film, un cortometraggio. A short movie. Capito, interessante tutto ciò. Se continuiamo ancora sul film, se ti chiedo invece un film che dovrebbe essere muto,
È un film in bianco e nero. Che tipo di follia potrebbe uscire? All right. What if this movie will be black and white and completely without sound? What kind of movie will you record and why? It's like Charlie Chaplin, but he almost dies in every thing he do. Like when he skates on the roof stop, he fall over. All right. It's like Charlie Chaplin, but everything goes bad. Alright. So, la risposta di AntiChristian è stata che farebbe un film muto alla Charlie Chaplin, ma dove in ogni cosa, in ogni scena, in ogni fine del film finirebbe male. Tipo che lui è sul tetto, muore, cade, oppure ci sono cose negative. Quindi veramente la positività Comunque, fatta in persona. in ogni scena muore. Ok, AntiChristian, invece adesso tornando indietro nella musica, si è notato gli anni 90 era più un qualcosa di magico, mistico, basti pensare ai Mayhem, basti pensare ai Marduk, Gorgoroth, quindi tutti gli act più importanti, i nomi più importanti. Adesso invece purtroppo negli anni 2000, ok, nuovo millennio, è molto più facile anche registrare, ok? Cioè basta un computer e registri in 2 secondi rispetto a prima. Oppure anche gli scambi di nastri, di zin e tutto quest'altro. Quanto ti mancano quegli anni? Quanto possono mancare molto quegli anni 90 rispetto agli anni 2000? E quanto gli anni 2000 possono aver avuto un'influenza positiva attraverso la tecnologia? So, if you have to think about the 90s when Mayhem and Gargoth recorded the stuff with whatever they found, because the sound was really difficult to achieve and all this kind of problematics. But nowadays it's really easy and it's really, more easy to be a musician and recording stuff. What do you think about? Cos'era l'ultima domanda, Alan? L'ultima domanda, 2000, ok? Uh-huh. Quindi la facilità nel Uh-huh. registrare un All right. disco e allo stesso tempo la tecnologia quanto può aver Yeah. aiutato e quanto può aver All right. è stata negativa. How the technology impact the recording in the early 2000 and the early 90s and nowadays? Now it's very easy to make drums sound like a typewriter, and you can quantize everything. For my sake, I never use triggers because I like the sound of drums. But there are so many bands actually that do it the old way in the new studios. Try to keep it the whole old feeling. And I think it's important because when things sounds too much programmed, actually, it loses its feelings. I don't know if that answers your question because the question I was guess. so long. I know. Ok, so la risposta di AntiChristian è stata che ci sono ancora persone che registrano alla maniera antica, ossia in studio con le tecniche Okay. tradizionali, mentre ci sono anche artisti che registrano quei triggers con le robe già automatiche, con le robe già preimpostate. Quindi diciamo che è a seconda anche un po' dell'artista. Allora, la pronuncia corretta dell'ultimo progetto di AntiChristian ce la puoi All dire un right. attimino? Perché All right. How do you pronounce your last project? The name of your last project? Dutchwanger. Doodswanger. The black metal band or? Yes, l'ultima band che mi hai mandato su Messenger, AntiChristian. Uh-huh. Is asking about the last band you sent him on Messenger. Oh. One moment. Yes. Is that Razor Bats? Sì, yes. Yeah. There's so many bands. Tutti in diretta, ragazzi. Already
just one album this year, but I'm having 4 more this year. So that's Razorbats, and I have another band called Goth Mystic. Razorbat. Razorbats. Razors. Like, yes, perfect. Or a bat with razor blades. Yes. Infatti sono rimasto colpito dal tuo modo di suonare proprio in questa band. C'è quella fluidità, quella parte solare, però c'è anche quella parte angosciante. Me ne puoi parlare? Ce ne puoi parlare della band in maniera dettagliata? Come è stata appunto concepita, come è stata creata, come è nata la band? All right, so Alan was so surprised by your technique and your new style to play the drum, and he asking me he asked in general how do you feel playing that and why do you create that you play that? I play it because I think it's fun. I love playing music live, and I think I just brought myself into. They asked me to play in that band because I like Motley Crue, and there was one song that reminded me of Motley Crue. So I thought, maybe it'd be cool to play that kind of music for a while. And all right, I like to play all type of music. La sua risposta è stata che a lui piace la musica perché lo diverte e soprattutto perché ha iniziato a suonare questo genere perché è iniziato con una canzone dei Motley Crue, right? Okay. You start with a song with the Motley Crue and e poi gli è piaciuto tanto il genere e ha detto sì, mi piacerebbe fare questo tipo di musica, right? Okay. Did I say that correctly? I don't know. I don't speak Italian. It was because of Motley Crue. You were that really... I'm a member of that band because they had one song that reminded me of the Crue. And there are una canzone perché una canzone gli ricordava un pezzo di Motley Crue, quindi ha detto che questa cosa le interessava e da cosa nasce cosa è stato preso lì. Perfetto, AntiChristian, adesso andiamo a ritroso quando eri piccolo e voglio sapere qual è stato il batterista, se esiste, che ha portato AntiChristian a suonare la batteria. All right, what was your main drummer or your main inspiration to make you start to play the drum? Who was your main inspiration? When I started playing the drums when I was a kid? Yeah. His name is Björn Torp. He's dead now. My father is a jazz musician. He was the drummer of that band. So I saw that band when I was a kid. So that's why I started playing when I was 6 years old. Ha iniziato a suonare quando aveva 6 anni da questa persona che si chiama Björn Torp e che purtroppo non c'è più. Se non sbaglio era jazz music. My father is a jazz bassist. Suo padre suonava il basso in una band jazz. Ok. Allora, quindi stiamo facendo un'analisi dettagliata appunto del musicista AntiChristian perché è molto molto interessante perché visto la sua vena artistica su come riesce tranquillamente in maniera a occhi chiusi nel suonare dal black al jazz al progressive è veramente questo è tanta roba per il canale perché veramente un batterista così ce ne fossero. AntiChristian, invece, ritornando alla jam session, ok, togliendo i batteristi e cercare di trovare a nome di AntiChristian, quindi deve nominarli lui però questa volta, se no è troppo facile, un bassista, un chitarrista e un cantante, però deve uscire una super band, ok? Chi sceglierebbe? Going back to the question about the jam session, now is your turn to pick for a musician, and you have to choose a bass player, a guitar player, a singer, and of course you will be the drummer. Yeah, that's so difficult question.
It's impossible to answer that. Because it has to be all the people I play with. Because I love playing with them. But to create a super band, okay, here we go. If you have Sting on the bass, Elton John on piano, and Devin Townsend on the vocals, and you have John McLaughlin on bass, now on guitar, first guitar, and then you have one of the Hoffman brothers on the other guitar. That's a fucked up band. A te la produzione, ametista, adesso ti voglio vedere, vai. In realtà ha detto i nomi dei musicisti Okay. che... Sting on bass. Sting on bass. Elton Sting che suona il basso. Elton John on keyboards and backing vocals. Ok. And ok. Devin Townsend on vocals. Devin Townsend, ok. Strepion Lang. John McLaughlin on first guitar. Ok. And one of the Hoffman brothers from D-side on the other guitar. Però inizialmente con questa domanda lui ha risposto anche che in realtà ha suonato con così tanti musicisti che li suonerebbe con tutti loro, se dovesse anche scegliere senza fare la big band gigantesca. Ok. Vuoi chiedere qualche domanda in particolare, ametista? Other than the drum, do you play any other instrument? Do you like playing other instrument? Or you are mainly focused on drum? When I played in other bands, I used to make music riffs on guitar. That's it, actually. I should learn shit, but I'm so fucking lazy. But one day, would you like to play something else, or you think the drum will be for myself, if I start playing now, I would love to play piano. All right. La mia domanda è stata se suonasse qualche altro strumento al di fuori della batteria. Ha detto che ha suonato un po' di chitarra, ha fatto alcuni riff. E poi gli ho chiesto anche se dovesse scegliere un strumento da iniziare ora, gli piacerebbe iniziare a suonare il piano. Il pianoforte. Ok, allora, AntiChristian, tu hai suonato diversi live, quindi la tua preparazione live è abbastanza importante, abbastanza quotata. Però dobbiamo toglierci dalla mente i classici live, quindi i canonici live, appunto nei palchi. E dovresti entrare in situazioni molto più particolari. Situazioni più particolari posso dire come un anfiteatro, come una struttura abbandonata, quasi al tracollo, quindi che sta per crollare in mezzo alla natura, oppure verso delle vette ghiacciate. Quali delle tre opzioni andresti a optare per creare un qualcosa di molto molto particolare? Scusa, è troppo lunga la domanda, qual è la... 2 secondi. Allora, AntiChristian dovrebbe entrare nel mood live, non nel mood live canonico, nel senso nei palchi, ok? Perfetto. Ma in queste 3 opzioni, una casa diroccata, immersa nella natura, o alcune vette ghiacciate, Monte Rosa, Monte Bianco ad esempio, oppure in un anfiteatro. Quale opzione sceglierebbe? If you will have to play live music with your band or alone, which one will you pick between an abandoned house in the middle of nothing, a monte, the top of the monte or a glacial, or an amphitheater, a Greek amphitheater, like empty? Yeah, abandoned amphitheater in Greece. All right. Prenderebbe l'anfiteatro abbandonato in Grecia.
Per quale motivo proprio questa opzione, AntiChristian? Perché l'anfiteatro? Cosa And potrebbe portare? and why did you choose the abandoned amphitheater in Greece? Because I love Abandoned House, the first version, but if I have an abandoned amphitheater in Greece, I can get a really good drum sound. That's a good answer. I like that. So, sceglierebbe l'anfiteatro innanzitutto perché le piace che sia il fatto che sia abbandonato e un po' appunto, Mm. essendo vuoto un anfiteatro, il suono della batteria rimbomberebbe ovunque e quindi si sentirebbe meglio per l'acustica e il sound. Ok, perfetto. AntiChristian, invece nella tua carriera storica, nella tua carriera batteristica, qual è il full lang, quello che ancora ti porti dentro il cuore, quello che dici, wow, l'ho fatto io, cazzo. E invece quello che proprio non ti piace, dici, lì la batteria doveva essere riregistrata in maniera molto più particolare, diversa rispetto a quella che ho fatto già. All right, if you have to choose your favorite length, your favorite album that you register, that you play the drum, which one was your favorite in all the bands that you played, and which one was your least favorite? To record. The most favorite is the last album of Dutchwanger, because it's just me making drums. My least favorite, I can't tell you, because I love playing on everything. Il suo preferito è stato quello nei Dutchwanger che ha suonato nell'ultimo album dove lui si è sentito proprio fiero, gli è piaciuto. E invece per quanto riguarda quello che gli è piaciuto di meno, non riesce a darti una risposta perché tutto quello che ha fatto l'ha soddisfatto, gli è piaciuto. No, perché è la prima volta, perché solitamente i musicisti hanno sempre l'album da criticare, è normale, è da che mondo è mondo. AntiChristian, andando avanti nel 2023, nuovo millennio ancora di più, qual è il genere che vorresti ancora toccare con la tua batteria? Qual è il genere che vorresti rieleggere, rifare, ricreare con la tua batteria? C'è qualche genere in particolare? So, nowadays, what kind of music genre would you like to play the most with the drum? Everything, so long as I play live. I have to stay on stage. If I am not on stage, I kill myself. It's why I live, actually, to make music and show it to everyone. So you don't have any particular favorite genre that would you like to play? You only play live. You really enjoy play live music, so it doesn't matter the Yeah, music. they play the music I've recorded that I want to show out. But of course, there are tons of genres I hate. I never could do that, but just being on stage is my life, actually. That's a nice answer too. So, la risposta di AntiChristian è stata che in realtà a lui piacerebbe tutti i generi. In questo momento lui farebbe qualsiasi cosa per suonare tutti i generi, perché lui proprio adora suonare live, adora stare sul palcoscenico e suonare la batteria live. Ovviamente ci sono alcuni generi che odia, ma principalmente lui suona per suonare live perché gli piace. Ok, perfetto. Allora, Everything you hear from me live is gonna sound like anti-Christian anyway. Either genre, all the genres sound like anti-Christian have done something on it. Qualsiasi genere dovrebbe suonare o suonerà in futuro sarà sempre AntiChristian, quindi non ok. importa quale musica. Perfetto, allora salutiamo Peter, Massimo Chiarelli, Tony Agamante e appunto Matteo Melucci. Allora, vediamo un pochettino. Allora, AntiChristian,
Se tu fossi un colore particolare, togliendo però il nero, il rosso, il bianco, e con dei colori scelti da te, dovresti inglobare i pattern di AntiChristian, quindi cercare un colore astratto per descrivere il tuo modo di suonare. All right. So Il the bianco, question. il nero, il rosso. All right. Excluding black, white, and red, you have to choose a color that most describe your music, and which one will be? With no black, no what? No red, no black, no white. Oh yeah. Ok. Mix of pink and gray. Pink and gray, all right. E la risposta è stata che mixerebbe del rosa con... With some military green here and there. Sorry? With some military green here and there. Oh, ok. Il suo colore sarebbe un mix tra il rosa e il grigio con dei tocchi di verde militare. Scusa la domanda, perché il rosa? Perché è la prima volta che viene toccato questo colore durante le mie interviste. Why not? Oh. You already got it. Perfect. Ok, perfetto. You No, know, perché... my name album was in pink. Ok. You know, Death Crush misprint, the pink one. It's very expensive. Il primo album è stato del colore rosa ed era anche molto, molto raro e tutt'oggi è molto costoso, quindi lui sceglierebbe il rosa anche per questo motivo. No, perché è strano come colore, sai come solitamente è raro nel mondo dell'estremo il rosa, solitamente viene scelti altri colori completamente diversi. A te la prossima domanda, ametista, prego. No, I don't exactly. understand that. Sorry? I didn't understand that. Oh no, I have to choose a question for you. So, which was the country that you like to play live the most and why? What? One more Which time. one was Get which one was your favorite country to play live most? Oh. I like all the countries in Latin America, in Mhm. Europe. It's Italy, of course, and France. Mhm. The least, I like every country actually, but the least favorite country to play live in is in Norway. Oh, really? All right. I will ask you why, but first I need to translate that too. I like to play in all countries except Norway. La mia domanda è stata in quali paesi ti è piaciuto di più suonare la batteria, in quali ti piace tuttora suonare la batteria live? E lui mi ha risposto che principalmente al Sud America, la Francia, l'Italia, e ha anche aggiunto che in realtà il paese dove gli piace suonare la batteria di meno è la Norvegia. And since you told me that you don't really like play the drum in Norway, I would like to ask you why, since you are... Because artists in Norway, in all genre, if you're not very big artist, you get treated like an insect. That you don't matter what you do, play here or not. People are much more appreciate music live outside Norway. That's my experience. Mhm. E la risposta è stata che le persone in Norvegia, a meno che tu non sia un grande batterista, ti trattano un po' male, come se non fossi nessuno, come se non ti calcolassero, mentre al di fuori della Norvegia la gente ti stima, ti vede bene. Ah, ok, questo non mai me lo sarei immaginato. Ok, quindi stiamo andando a scoprire cose nuove, cose abbastanza particolari anche, diciamo. AntiChristian, invece, qual è stato il concerto più folle che ancora ricordi? Quello con un pubblico veramente da cardiopalma. Molti vanno sempre a nominare il Nord America, quindi Brasile, quindi Perù, Paraguay, Bolivia, Colombia,
qual è stato quello più folle che ancora ti ricordi e ti vengono i brividi ricordandolo? Which one was the craziest and the biggest concert that you ever played? Most of the people reply with the Bolivia and South American countries. Which one would you? The biggest audience, or Yeah, also the craziest one. Oh, Doesn't yeah. mean the biggest, but That's fucked up. The most craziest, I think that will be. It has to be Colombia. Craziest. The biggest crowd was 50,000 in Germany. all right. But then when you have that much people, we don't have the don't have the close connection with the audience that I like. And it's so fucking difficult when you play on so many different bands around the world and try to remember what's the best crowd. You know, I use glasses. I don't see shit anyway, so. But Alright. Colombia was great, and Brazil was awesome. America was awesome. Biggest crowd, Germany. And France, actually. When I played in Italy, it was I played there tons of times, but just small clubs. And usually on the second day on the festival, when people are so fucking drunk anyway, so. All right, let me translate that to Alan. So, il concerto più pazzo, più crazy che abbia mai avuto è stato in Colombia e, e anche in Brasile. Poi sono andata anche nei club a in Italia in generale, ma anche in Germania ho avuto un buon rapporto con un grandissimo pubblico. Si è trovato molto bene anche lì. E poi mi ha detto, tanto io non vedo niente perché uso gli occhiali, quindi Quindi a posto. è difficile dare Ok. una risposta. Apertista, a te l'ultima domanda di rito del Calice Nero. Quello della bevanda, quello del canale, che appunto... All right. A te. So, AntiChristian, close to my webcam in this direction, I have a little goblet. You have A little glass, a goblet. Okay. Can you see it? On the screen It's or the on glass. the wall? What? It's the glass as the glass that is the logo of our channel. Yeah, And, with the upside down cross and mix of that and fleur de lis, and Yep. if you cut And fleur de lis in half and you have that one, yeah. one drink, it doesn't matter you're alcoholic or not alcoholic, but you have to fill this glass. Which one would you like to pick and why? No beer. No Oh. beer. Of course not. Oh, what the fuck? Has to be if that's the only thing I can drink, or what? It has to be drunk. You can choose whatever you want. You are free to do whatever you want in Mix this of line. everything except beer. No, just kidding. What's the name of that Italian booze again? That's awful. Fernet Branca. No. Oh, that's crazy. But grappa. Grappa. It's my favorite. Ok. Quindi Tastes like nail polish. Yeah, grappa and cinnamon with a little bit something, and then you need something to eat on the side. Then you mix it. You will fill the sorry, I was translating. Lui riempirebbe il bicchiere di grappa con della cannella e qualcosa a sfianco da mangiare. In realtà perché non gli piace la grappa, quindi lo riempirebbe per quello. Ah, ecco perché io stavo anche ascoltando, poi vabbè, grappa cannella, infatti, ma allora, Ametista, lasciamo gli ultimi minuti appunto ad AntiChristian, le ultime news con i suoi progetti, appunto libero spazio totale ad AntiChristian.
So this will be our last question, and if you want, you can talk about your new projects and your new project for the future. Yeah. What's the last question? You are free to talk about your future project. Right. Yeah. Actually, with Dutchwanger, we are working on our third album now. Ville from Horna and our French guy used to play in Aborted, Sebastian, is working on really cool riffs. And I have 2 albums with Beaten Death coming this year or next year or something. New album with the Goth Minister. But I have one thing, and you can take that first if you want to. All right. You translate that first. Oh, I hope to remember everything. So, con la band Dutchcat realizzerà il terzo album e ha alcuni progetti, fra cui 2 album che usciranno a breve anche con l'altra band. Ok. Allora, I can tell you, I have one thing. Okay, sorry. Yeah. Prego. Go ahead. Okay. I just have one tip for all drummers out there. Try to find your own style. There are so many drummers that copy, but then all this, when you just trigger shit, everything sounds the same. Try to find your own style. It's important to make yourself interesting. And thanks for this message. I think it was great that you bring it up, and I will translate that for Alan. So l'ultimo messaggio di AntiChristian in realtà è stato molto, molto bello, perché è venuto spontaneo ed è stato un messaggio a tutti i futuri batteristi di seguire la propria strada e non copiare un altro genere, fare quello che vi piace senza copiare, crearvi un vostro percorso per diventare dei veri musicisti e imparare dalla vostra strada. E questo gli fa onore. Allora, AntiChristian, thank you very much. Veramente grazie di cuore per averci concesso l'intervista, è stato veramente divertente. Spero di averti in seconda parte, perché è stata veramente incredibile, non sto scherzando. Ti auguro il meglio, ti auguro tutto il meglio, sia vita privata che come musicista, perché te lo meriti, perché si vede che sei una persona veramente che merita tanto. So the translation is, thank you very much for joining this interview with us. And even though it was live and it was my first actually interview, I'm really happy to be able to do that. And we wish you the best, for real. We see that you are we know that you are an incredible drummer, and we are really happy to have you here in our channel. Yes. And we hope to see you in the future again. Yeah, me too. Very nice. Thank you for being on the show. And take care. Even though we have a translator and it's very strange, I don't think you tell me the same as you and back again. But it was very fun, and I loved it. Yeah, sometimes Italian, it's a bit difficult to be translate in English, because we can create some tricky question, while in English is more direct. I know. But yep, that's it. Thank you. Okay. Have a good night, and everyone have a good time. Live your life the way you want to do it. Thank you very much. Ciao, Christian. Grazie mille. Ok, le ultime traduzioni, le ultime cosettine che ha detto, Ametista. Mi ha detto che non ha mai vissuto la situazione in cui c'è un traduttore che traduce le domande dall'italiano, e insomma gli è sembrato un po' strano il fatto che ci fosse un traduttore a tradurre le domande, e non era sicuro che tutto quello che venisse detto venisse recapitato correttamente, e nulla, questo. No, è stato recapitato tutto in maniera perfetta, perché, ripeto ragazzi, non mi scelgo le persone a caso, perché Ametista veramente sta facendo un lavoro appena entrata, sta facendo un lavoro ottimo e si sta impegnando tantissimo, quindi veramente ti ringrazio Ametista per il lavoro che stai facendo. Non vedo l'ora che appunto venga il 27 per divertirci di brutto con
Yara Noir. Ok ragazzi, quindi Yara Noir sul canale finalmente. Allora, grazie mille Ametista, grazie di cuore. Grazie mille. Allora, ragazzi, niente, ricordiamo Francesco Fallico, vi facciamo vedere la metà d'Italia nel Living Dead, riposa e pace, fratello. Il grande spettacolo non si fermerà mai, la morte vi renderà liberi, il sacro codice Donone 000 e vi aspettiamo direttamente giovedì con lo speciale, appunto, Black Widow Records, con appunto video review. Au revoir ragazzi.